Ma che cosa significa gestire le vulnerabilità in SAP? Alcune vulnerabilità possono essere gestite tramite dei software, altre invece devono essere gestite in modi diversi. Ne parliamo oggi con Antonio Piazza di Onapsis. Ciao Antonio, ci eravamo visti qualche anno fa, oramai direi sul nostro canale, per parlare in maniera specifica di sicurezza del codice in ambito SAP. È trascorso diverso tempo, anche la soluzione di Onapsis si è allargata, ampliata, ci sono state delle modifiche importanti, per cui raccontaci quali sono le novità di Onapsis e della tua soluzione. Certo Massimo, ti ringrazio e confermo quello che hai detto. In realtà il nostro parco clienti si è allargato a livello globale in maniera significativa in questi ultimi anni, anche in Italia, chiaramente. Abbiamo lavorato insieme su diversi progetti. In effetti quello che adesso è la nostra focalizzazione è quella della vulnerabilità, in particolare del codice, ma anche dei sistemi SAP, il codice custom, i sistemi SAP e anche la possibilità di verificare possibili vulnerabilità in maniera real time, perciò avvertire, allertare i Security Operation Center, per esempio, di un'anomalia che poi potrebbe evidenziare un possibile attacco, certo. Malizioso. Quando parli di sistemi SAP intendi SAP ERP e anche SuccessFactors, oltre ad altri sistemi SAP, ad esempio anche Oracle, se non sbaglio. Sì, stiamo lavorando anche su altri sistemi non SAP. Per il momento ci stiamo focalizzando su SAP SuccessFactors, ma a breve rilasceremo anche per altri sistemi, Oracle ed altri. Per quanto riguarda invece lo sviluppo del prodotto, è importante sottolineare che abbiamo un laboratorio di ricerca in Sud America che lavora a stretto contatto con SAP ed è stato l'entità che ha evidenziato nei confronti di SAP tutta una serie di vulnerabilità che poi SAP ha preso in carico e ha rilasciato delle patch proprio per indirizzare questa problematica. Abbiamo fatto anche un blog su quello dove abbiamo fatto le statistiche di segnalazione delle vulnerabilità di SAP, infatti Onapsis è la prima società in assoluto, cioè negli ultimi 7-8 anni, 9 anni. Quest'anno in effetti facciamo anche il compleanno, per esempio proprio oggi, 13 anni di vita, diciamo. Ti faccio un'altra domanda, Antonio, perché questi argomenti di fatto in azienda spesso sono seguiti da persone diverse e team diversi. Ci sono coloro che si occupano degli aspetti di sicurezza applicativa di SAP, che viene vista a volte dagli esterni come una black box, e invece coloro che si occupano di sicurezza informatica. Questi due team, che dovrebbero essere molto uniti tra loro, o comunque ci dovrebbe essere una visione strategica di quella che è la sicurezza aziendale all'interno anche dei prodotti SAP, spesso non avviene, per cui si creano dei mondi, degli orticelli separati dove questi due team di fatto fanno fatica a parlarsi, in alcuni casi non si parlano proprio, e quindi di fatto la zona dell'aspetto di protezione dei dati, specialmente in ambito SAP, diventa una zona grigia che non è presidiata sostanzialmente da nessuno. Per cui come il vostro software e il software sulla suite, diciamo, di Onapsis riesce a colmare questo gap facendo in modo di agevolare questa comunicazione? Massimo, hai proprio ragione. In realtà è uno dei problemi più grossi che abbiamo quando ci presentiamo davanti al cliente. Non sono i problemi tecnologici, ma più che altro organizzativi all'interno dell'azienda stessa. Che sono quelli più difficili da difficili da poter indirizzare e gestire, in maniera convincente, se vogliamo. Vediamo un pochettino quali possono essere le domande che ci si pone all'interno dell'azienda. Perché uno deve utilizzare uno strumento del genere? È l'ennesima soluzione da gestire? Quali problemi emergeranno dopo l'installazione? Perché quali potrebbero essere i benefici per me come azienda a un'introduzione di questo nuovo strumento? Queste sono tutte domande che si pone il cliente e che frenano un pochettino l'adozione di questi nuovi sistemi. Hai ragione Antonio, sono domande molto importanti che anche noi all'interno delle attività progettuali ci sentiamo porre spesso e alle quali dobbiamo essere in grado anche di dare una risposta, e la difficoltà è proprio quella, cioè se parli in azienda di
di andare ad ottimizzare dei processi di vendita dove hai un ritorno diretto di queste cose, è più tangibile l'aspetto di queste attività che vengono svolte, e quindi è anche più facile all'interno dell'azienda introdurre questi concetti. Tuttavia, sulla parte di sicurezza informatica, in particolare in ambito SAP, queste tematiche vengono sempre viste e affrontate come dei costi da gestire, soprattutto se prima non è successo nulla. Fanno eccezione alcuni casi dove ci sono state chiaramente delle vulnerabilità, degli attacchi recenti, e quindi l'attenzione chiaramente è più alta. A volte in queste situazioni possono essere degli acceleratori, quindi ognuno di noi dice facciamo un percorso che ci porta a metterci in una certa situazione. In alcuni casi, quando qualcuno purtroppo subisce un attacco, queste cose vengono subito accelerate nella maggior parte delle situazioni. Però dovremmo definire assieme alle attività progettuali che abbiamo fatto un percorso di attivazione di questi strumenti. Perché? Perché spesso si è portati ad attivare tutto subito, e questa forse non è la soluzione ideale per adottare queste soluzioni, ma è quella di andare a definire proprio un programma di attivazioni specifiche costante nel tempo, che ci permetta anche di far, lasciami dire, digerire all'interno dell'azienda, soprattutto a coloro che non sono tecnici, perché come abbiamo visto nei progetti che abbiamo fatto, quando si incontrano delle persone tecniche tendenzialmente le cose, come dicevi tu, si smarcano abbastanza velocemente, ma è l'aspetto più organizzativo e di gestione che è il cuore vero di questi prodotti, che devono essere attivati coinvolgendo anche tutta una serie di reparti che spesso non sono tecnologici o tecnici. Vediamo un attimino, no, di focalizzare un pochettino meglio il problema, partendo da alcuni esempi, no, di casi di successo che abbiamo avuto insieme. Hai ragione, è vero. È sicuramente utile citare alcune esperienze che abbiamo fatto, certo, di successo assieme. E in particolare un paio, una nell'ambito manifatturiero, dove praticamente ci sono più di 4.000 transazioni in ambiente custom del codice, e chiaramente andarla a indirizzare in maniera manuale per verificare delle criticità in ambito segregation of duties sarebbe stato veramente complicato. Ricordo benissimo questo caso dove il cliente aveva tantissimo codice custom, e per andare a capire appunto se c'erano delle conflitti in ambito SAP bisognava analizzare manualmente tutto il codice. Sì. Questo chiaramente non era possibile, per cui l'utilizzo di queste soluzioni per andare a capire se ci sono delle criticità all'interno del codice può essere sicuramente un acceleratore. L'altro invece discorso, l'altro progetto su cui abbiamo lavorato insieme è in ambiente difesa, dove c'è uno specifico team che abbiamo messo in piedi per controllare le protezioni delle vulnerabilità proprio a livello di sistema globale, no, dell'ambito SAP. Ecco, queste due esperienze ci hanno permesso, no, di evidenziare tutta una serie di problematiche e nello stesso tempo chiaramente a fronte dell'installazione e dell'implementazione del nostro sistema raggiungere certi benefici che difficilmente sarebbero stati raggiunti in altri modi. Questo purtroppo poi nelle aziende andarla a replicare in maniera così semplice non è, perché chiaramente si va a interferire con una serie di problematiche a livello aziendale che chiaramente dice chi si prende in carico il problema. Esatto. Abbiamo tanti altri problemi, adesso mettere in piedi anche un sistema del genere vuol dire andare a creare dei problemi. Allora, ecco, questa hai ragione, ti interrompo un momento perché secondo me merita di essere sottolineato questo aspetto, ovvero quando abbiamo uno strumento che installiamo in azienda spesso si può, diciamo, fare riferimento al bottone magico che schiacciamo e sistemiamo tutto quanto. In realtà nella maggior parte dei casi abbiamo visto, soprattutto su sistemi anche molto grandi, dove questi strumenti tendono a fare evidenziare, a portare a galla quei problemi che normalmente non vengono assolutamente visti, e quindi l'idea che qualcuno ha di dire mi prendo questo strumento e ho il problema risolto, in realtà è quasi l'opposto sotto un certo punto di vista, cioè serve proprio per andare ad evidenziare quelli che sono i problemi che non sono facilmente identificabili e andare in qualche modo ad indirizzare queste problematiche, altrimenti restano di fatto indirizzate da nessuno. Che però non è facile. Non è facile perché se a un'azienda gli viene detto con questo strumento, con questo software aumenterai
aumenterai del 10% la produttività, no, di una linea di produzione, è molto più facile, certo, che non andare a dire andiamo a risolvere le vulnerabilità del sistema, certo, anche se in realtà poi bisogna mettere sullo stesso livello, perché in realtà se la produzione si ferma perché il sistema è stato critico ed è stato attaccato o non è più disponibile, chiaramente il problema rimane lì. Allora uno dei punti fondamentali su cui si può lavorare, e questo grazie a voi, no, come partner per convincere il cliente, è quello di coinvolgerlo, i vari dipartimenti a livello aziendale, per cercare di convincerli sulla necessità di un sistema che possa risolvere questo tipo di problematica, facendo dei corsi, facendo dei training, cercando, certo, di fare formazione anche prima che lo strumento venga implementato, proprio per convincere l'azienda e i vari gruppi di lavoro, i vari team di lavoro anche alla soluzione che può risolvere determinati problemi. E questo risolve dei problemi prima di convincimento, nel momento in cui poi si va a fare l'implementazione del progetto è anche più semplice, perché si riesce a implementare il progetto senza più gli ostacoli che ci possono essere se per esempio la soluzione viene dettata dall'alto, certo, come può accadere qualche volta. Alcune situazioni dove abbiamo detto dove sono degli acceleratori, esatto, nel bene e nel male, quindi è successo qualcosa, bisogna farlo e quindi, esatto, dall'alto ti viene calata questa soluzione, perciò, che magari perciò l'importante è anche quella di incominciare a coinvolgerli prima, i vari dipartimenti prima del deployment, per cercare di convincerli e poi lavorare insieme per lo sviluppo del progetto. Quindi Antonio, provando a riassumere quello che ci siamo scambiati un po' a pensiero libero in questa sessione, che cosa suggeriamo di fare? In base alle attività progettuali che abbiamo fatto anche noi nel contesto italiano, perché non va scordato questo aspetto, in altri contesti magari europei o americani alcuni ragionamenti possono essere diversi anche come volumi, dimensioni e attività, il suggerimento che chiaramente ci sentiamo di dare è quello di dire, riprendendo quello che dicevi tu, facciamo un minimo di formazione prima di adottare questi strumenti che non vada solo a coprire gli aspetti prettamente IT, ma coinvolga anche altre direzioni che possono essere impattate. Anche il business sotto certi aspetti è importante. Assolutamente. Quindi prima di fare questa iniziativa progettuale, fare un discorso di formazione, di consapevolezza di queste tematiche e poi non adottare, lasciami dire, questo lo dico un po' in contro senso lato tuo, non adottare subito questa soluzione, ma fare prima un'installazione di prova per vedere come funziona il software, come viene installato, su quali e quanti sistemi andare a lavorare, vedere qual è il risultato di questo software, come si pone in azienda, quali sono i legami con i vari dipartimenti e poi solo a valle di questa, lasciami dire, sperimentazione fatta in questa modalità andare effettivamente a utilizzare il software in maniera produttiva, vedendone poi i benefici, perché alla fine poi abbiamo qualcosa si può fare anche durante il pilot o il test, vedere qualche beneficio, no, di vulnerabilità critiche che possono essere presenti già subito sistemate, sistemi. Assolutamente. Perciò questo si può fare anche da subito, in maniera esatto, veloce. Esatto. E in effetti una cosa che abbiamo fatto con altre realtà, dove siamo andati a fare una prima scansione, abbiamo identificato quelle che erano le problematiche più critiche, siamo andati a indirizzare quella per poi allargare il perimetro dei controlli, perché come diciamo all'inizio, anche se partiamo subito con tutti i controlli che il sistema ci mette a disposizione e la mole potenziale, certo, di lavoro potrebbe essere alta, e quindi è meglio andare ad indirizzare secondo le classificazioni che già lo strumento contiene sostanzialmente. Certo. Grazie Antonio, per questo tuo intervento e ci rivedremo presto sul nostro canale o per ulteriori eventi o altre attività assieme. A disposizione, grazie. Grazie, ciao.